Bassa ossidazione, forse. Me l'hanno detto in tanti e l'ho promesso varie volte, quindi finalmente mi sono attrezzato con la CO2. I classici fermentatori in plastica o anche il mio fermentatore in acciaio non reggono la pressione e quindi al massimo si potrebbe fare un imbottigliamento in contropressione dando qualche PSI, però volevo una soluzione più solida e che mi permettesse anche di fare contropressione in modo adeguato. Quindi oggi vediamo come mi sono attrezzato per fermentare in pressione. Dopo aver valutato bene tutte le opzioni ho scelto quella che per le mie esigenze si adatta meglio sia in termini di costo che di praticità. Quindi partirei dalla parte più importante del fare birra, il fermentatore. Con la nuova configurazione passo dal mio Klarstein da 15 litri a un fusto Cornelius Keg. Prima di optare per questa soluzione avevo considerato tutte le opzioni tra i più comuni fermentatori pressurizzabili, escludendo a priori l'Unitank che per me è troppo costoso. Un'altra opzione che avevo considerato era il Fermzilla Allrounder, quello da 30 litri, ma l'ho escluso per due motivi. Il primo è che non faccio cotte da 30 litri e per le mie esigenze sarebbe stato un po' sprecato. E il secondo è che non ero sicuro che entrasse nel mio frigorifero. Infatti, come quasi tutti i frigoriferi, il mio ha uno scalino nella base che contiene poi il motore del frigorifero che serve a raffreddare e avrei dovuto costruire una base che superasse quello scalino in modo da contenere tutto l'all-rounder che è abbastanza largo. E in quel caso però non sarei stato sicuro che in altezza ci sarei comunque entrato, quindi ho escluso per questo motivo tutta la configurazione con l'all-rounder. E quindi il Cornelius Keg che ho deciso di utilizzare risolve anche i problemi di spazio all'interno del frigorifero. Infatti ha una base di 22 cm e un'altezza senza valvole o senza connettori di 56 cm, quindi entra perfettamente nella parte più bassa del mio frigorifero senza dover adattare con mensole e cose del genere. Il vantaggio dell'all-rounder confrontandolo con un fusto d'acciaio è sicuramente sui materiali di costruzione che mi permettono di sanificarlo con qualsiasi sanificante che ci sia in commercio, compresa la candeggina. Mentre per i materiali in acciaio questi non vanno tanto d'accordo con il cloro e con la candeggina, quindi sono un po' più limitato, ma mi basterà fare una pulizia molto accurata e poi utilizzare l'ormai classicissimo Star Sun. Quindi ho optato per la soluzione Cornelius Keg sia per questioni di spazio che perché riesce a reggere una pressione molto alta, quindi mi sento un po' più tranquillo anche a livello di sicurezza e di pressioni che posso esercitare sul fermentatore. Ma sempre considerando le dimensioni, il Cornelius Keg può avere anche qualche svantaggio se pensiamo al cold crash. Infatti le particelle in sospensione devono percorrere molto spazio per arrivare sul fondo del fermentatore e quindi sedimentare, proprio perché questo fermentatore, a differenza dell'all-rounder, è alto e stretto e quindi la birra in verticale occupa più spazio e quindi le particelle devono percorrere più spazio. Un'altra differenza è sul dry hopping, che ancora devo capire come fare nel Cornelius Keg senza ossidare la birra, ma comunque questa configurazione mi permette solo di avere il luppolo che galleggia in alto, quindi devo ancora lavorarci bene. Comunque il setup che ho seguito è quello illustrato su Brewing Bed e alla fine gli amici di Mashout hanno convinto anche me a passare alla contropressione. Per tutte le informazioni e le curiosità possibili e immaginabili che sono venute anche a me ho accinto al sito Rovid Beer, che è la Bibbia della contropressione. Per la configurazione prima di tutto ho sostituito lo spinone che era dato in dotazione con il fusto con una sfera galleggiante. Infatti lo spinone arriva al fondo del fusto, proprio dove durante la fermentazione si accumula il lievito. In quel caso non sarei riuscito a pescare birra pulita. Per fare la sostituzione occorre svitare il bollock della birra
e lo si riconosce aprendo il fusto oppure controllando che non ci siano i segni sul ball lock. Infatti l'uscita gas si distingue per dei segni sulla parte del ball lock. Per svitarlo ho usato una chiave del 22 e non è stato facile e ho provato prima con delle pinze, ma occorreva fare molta forza. Una volta svitato ho sostituito lo spinone con un tubo d'acciaio uguale a quello che c'è per l'uscita del gas, a cui poi ho incastrato il tubo con la sfera galleggiante e ci ho messo anche un bel po' di tempo ad incastrarlo perché non vedevo cosa stavo facendo, era un po' alla cieca. All'anello della sfera galleggiante ho anche attaccato un bullone d'acciaio che viene dal mio vecchio fermentatore e quindi è sicuramente food grade, o comunque un acciaio adatto a stare a contatto con gli alimenti, e il tutto per essere sicuro che l'inizio del tubo stesse sotto il pelo della birra e riuscisse a pescare senza galleggiare in modo strano. L'ultima accortezza per la sfera galleggiante è il taglio a misura del tubo, che deve essere di 56 cm esatti, in modo da non incastrarsi in modi strani all'interno del fusto e arrivare perfettamente sul fondo, riuscendo a pescare ogni goccia di birra. Oltre a fermentare con questa soluzione serve poter tirare fuori la birra dal fusto senza che sia ossidata o entri a contatto con l'ossigeno. Basterebbe un sifone per tirarla fuori, ma in quel caso tutto il lavoro fatto per mantenerla fuori dal contatto con l'ossigeno è sprecato. E quindi ho preso una bombola di CO2 da 4 kg con relativo riduttore di pressione. Per le connessioni gas e birra sto utilizzando dei connettori della Kegland che hanno tutto integrato in modo da connettere direttamente il tubo da 8 mm che sto utilizzando con il connettore, senza bisogno di fascette stringitubo, adattatori, John Guest, viti e cose del genere. La configurazione che conto di seguire per fermentare con questo metodo è la seguente. Utilizzo un blow off per i primi 2-3 giorni e poi sostituirò questo blow off con la valvola di spunding, che mi permette di settare la pressione all'interno del fusto a un determinato valore e viene mantenuta in quel modo. Se dovesse aumentare la pressione, la valvola rilascia la CO2 in eccesso. In questo modo, sfruttando la CO2 prodotta dal lievito durante la fermentazione, riesco a carbonare forzatamente la birra, perché la mantengo in una situazione in cui la CO2 entra in soluzione all'interno della birra a determinate pressioni e temperature. Quindi se non dovesse bastare la CO2 prodotta dal lievito, la integrerò sicuramente con la bombola di CO2 e per calcolare tutti i valori di pressione e temperature a cui mantenere la birra per carbonarla forzatamente mi baserò sul calcolatore di Brewfather. Ovviamente durante la fermentazione, o almeno alla fine, è fondamentale sapere la densità finale che ha raggiunto la birra per capire anche se continuerà a fermentare oppure no. Per farlo mi sono dotato di uno spillatore da party, di quelli che si vedono a volte nei film americani, e basterà connetterlo all'uscita della birra e tirare fuori la birra dal fusto in pressione. In questo modo posso prelevare dei campioni molto ridotti di birra che poi misurerò con il rifrattometro corretto ovviamente per le misure dell'alcol e saprò quindi qual è la FG a cui sono arrivato. E ovviamente se la FG è stabile potrò passare anche all'imbottigliamento una volta che la birra è carbonata, ma questa è un'altra storia e ne parlerò nei prossimi video. Per passare a questo metodo, le spese che ho sostenuto aggiornate a questo periodo comprendono un fusto Cornelius Keg da 19 litri comprato rigenerato a circa 75 euro sui rivenditori italiani, il tubo gas per la sostituzione dello spinone e poter poi attaccare la sfera galleggiante che costa circa 2 euro, la valvola di spunding circa 30 euro, connettori gas e birra vari sono arrivato a una spesa di circa 20 euro, il tubo in silicone con la sfera galleggiante costa sui 12 euro e 4 metri di tubo da 8 mm che utilizzerò poi per le varie connessioni tra la bombola, il fusto e
l'imbottigliatrice eventuale l'ho pagato circa €1 al metro, stando larghi. Oltre a questo ci sarebbero le spese per il bottle filler o pistola cinese, che come tutti la chiamano perché è prodotta in Cina, ma per questo ci sarà un video dedicato quando imparo ad usarla a dovere. Quindi ora la mia configurazione è completa e sembra ieri che fermentavo senza frigorifero o camera di fermentazione nei secchi di plastica, e detto tra noi, anche con quelli la birra viene buona lo stesso. Quindi perché ho fatto questo passaggio? Per curiosità, per divertimento e per aumentare la shelf life della birra. Infatti capitava spesso che le birre risultassero ossidate, anche quando le mandavo ai concorsi. Nelle schede di degustazione molto spesso c'era il check sull'ossidazione come difetto. In più capitava che con delle IPA, ad esempio, dopo 2 settimane circa risultassero più spente, più ossidate appunto, e quindi bisognava finirle presto e risultava abbastanza difficile, pur facendo cotte da solo 10 litri. Mi sarei potuto impegnare, ma non sempre ci riuscivo. E per concludere, ecco alcuni problemi che ho riscontrato nel mio passaggio alla contropressione. Anche se devo ancora fermentare la prima birra, ho già trovato qualche grana, ovviamente. Prima di tutto la misura della temperatura durante la fermentazione. Infatti, proprio prima di iniziare a fermentare mi sono chiesto: ma ora la sonda del termostato che gestirà il frigorifero dove la devo mettere, visto che non ci sono pozzetti o spazi dedicati? La soluzione che tutti adottano è quella di attaccare la sonda direttamente alla superficie esterna del Cornelius Keg, e qui mi torna in aiuto la vecchia camera di fermentazione che utilizzavo prima del frigorifero. Infatti ne ho ritagliato un pezzetto di polistirolo, che è un materiale termicamente isolante, che ho poi scavato e attaccato sopra la sonda, in modo che questa stia isolata dall'ambiente del frigorifero ma a contatto col fusto. Ho sentito vari pareri di birrai casalinghi e tutti concordano che questa sia la soluzione migliore. Tra l'altro molti hanno anche fatto delle misurazioni e risulta che lo scarto di temperatura tra l'interno e l'esterno del fusto è davvero minima, forse 0,2 gradi o cose del genere, quindi non percepibili dal lievito, più o meno. Un altro problema è stato quello di svitare lo spinone. Infatti ho iniziato con le pinze, ma poi mi sono reso conto che ci vuole l'attrezzo giusto per fare un lavoro corretto, e quindi sono corso a comprare una chiave del 22. Una cosa che secondo me potrebbe essere utile dopo aver svitato i connettori, bollock, aver cambiato lo spinone, è sicuramente rifare una prova di tenuta del fusto, in modo di essere sicuri che tutto funzioni come era appena arrivato il fusto. E per oggi è tutto. Finalmente nelle prossime settimane riuscirò a tornare a fare birra e ho mandato un sondaggio su Instagram e è stato deciso che la prossima birra sarà una British Golden Ale, ovviamente in pressione. Tornerò quindi con i video dei Brew Day, ma intanto se ti sei perso gli ultimi video, eccoli qui da qualche parte qui intorno. Alla prossima!